Ciao a tutti gli appassionati di biliardo, siamo qua in questo video tutorial numero 4, master tutorial numero 4 di mira e allineamento, ok? Per andare a scorporare il discorso sulla mira graduata, ok? Allora, prima di iniziare il video volevo solo, ragazzi, salutare e ringraziare gli ultimi nuovi iscritti. Grazie ragazzi, sono molto contento che vi siete iscritti al canale e niente, spero di lasciarvi qualche informazione che possa essere utile. Fatemi sapere nei commenti se potete, se siete andati bene o se avete delle curiosità, delle domande, delle particolarità, ok? Grazie mille. Iniziamo il video. Allora, come vedete qua, la palla 1, questa qua gialla, da questo punto qua, dalla tasca d'angolo al primo diamante, questa inclinazione qua con la palla bianca retta alla palla gialla è di 14 gradi e mezzo, 15 gradi per comodità. La palla 9 su questa linea retta qua, dalla tasca d'angolo al secondo diamante della sponda lunga è di 30 gradi, ok? In questa inclinazione qua. La palla 10 dalla tasca d'angolo alla buca centrale, questa linea retta qua con la palla sempre retta è di 48 gradi e 6, 45 io dico per comodità, ok? Poi se la distanza è così, è un angolo questo di 45, ok? Se ovviamente questa si avvicina, l'angolazione aumenta, non sarà più di 45 ma sarà di 55, 57. Automaticamente si deve fare le compensazioni, ok? Allora, guardate, per farvi capire, io mi metto in posizione per imbucare questa, ok? La posizione è questa, guardate l'inclinazione della mia stecca. Punta in quella maniera lì la stecca, ok? Ipotizziamo invece che questa palla qua sia molto più vicino. Per imbucare la palla in quella posizione dovrò aumentare di brutto proprio tantissimo l'inclinazione. Guardate dove punta la mia stecca. Automaticamente sarà un'inclinazione di 60, non lo so, 55, 60, 65, ok? La stessa cosa per la palla numero 10 è questa. Se io mi posiziono da questo angolo qua, questa inclinazione qua per mandare nella tasca d'angolo sarà sempre di 45, ok? Colpirò sempre nello stesso identico punto che vi faccio vedere nelle due palle sovrapposte che vedete adesso, ok? Allora, proviamo questo tiro, ok? Oh. Ok. Come vedete, avendo memorizzato quell'inclinazione lì, si imbuca in maniera abbastanza facile e costante. Bisogna logicamente allenarsi, provare sempre molte volte questi colpi, ok? Questa inclinazione qua è 30. Come potete vedere nella figura che vi metto adesso le due palle, il punto di contatto di mira, guardate, ok? Questa è l'inclinazione a 14 gradi e mezzo, 15 per comodità. Ok, stessa cosa vale per l'altra parte del biliardo. Adesso vi voglio far vedere lo stesso punto di mira, come si imbuca mirando nello stesso punto da 3 posizioni differenti, ok? Dall'angolo là, dalla tasca d'angolo in fondo
inclinazione qua è di 30 gradi, ok? Perfetto. Ok. Logicamente bisogna compensare perché la distanza tra le due palle si è avvicinata rispetto da qua a qua, ok? Allora si compensa leggermente. Ok? Qui si compensa molto di più, ok? Guardate sempre il punto dall'alto, perfetto. Sapete già però dove andare a colpire. Ok. Regolandosi con il polso, quello che vi ho spiegato nella lezione mi sembra prima, ok? Si mira sempre nello stesso punto, lavorando anche di polso. Ricordatevi anche la punta della stecca, di memorizzare quello che ho detto nella lezione prima ancora. Adesso non so dirvi il tutorial 2 e 3, ok? Guardatevi anche questo esercizio qua che è interessante. Ecco qua l'esercizio. Questo qua è sempre la stessa inclinazione, palla 1. Logicamente se è più vicino alla buca è un po' più facile, perché la buca, essendo vicino, è come fosse più larga, ok? Man mano ci allontaniamo dalla buca, sale il nostro livello, deve salire il nostro livello di precisione, ok? Quello è scontato. E bisogna compensare leggermente, però in linea di massima l'inclinazione è sempre quella di 30 gradi, ok? E ecco qua la palla 4, 3 anzi, perfetto. Tenete presente anche di usare il polso, tenere anche il piede in maniera corretta, che lo vediamo poi come posizionare le gambe, creare la figura il più perfetto possibile in un prossimo video. Guardiamo poi bene come andare a posizionarsi in maniera perfetta, immobile e impeccabile, ok? Cercando di raggiungere il massimo di quello che si può fare. Per adesso, ecco qua, tenete presente questo tiro qua di colpire sopra, se no si finisce in buca centrale, molto rischioso per quello se si colpisce sopra. Lavorare di tanto di polso in questo caso qua, ok? E graduare bene col polso la forza che vogliamo dare. Logicamente le ultime 3 palle sono più difficili, c'è una percentuale di errore maggiore. Adesso non so dirvi la percentuale precisa, però fino a metà biliardo praticamente non si sbaglia, dall'oltre metà biliardo si può compiere qualche errore. Ecco qua, adesso abbiamo l'angolo di 45 da fare, ok? Adesso è la palla numero 2, perfetto. Adesso la palla numero 3, si colpisce sempre nello stesso posto, sempre nello stesso punto. Poi andremo anche ad analizzare se è più importante guardare la palla bianca o la palla che dobbiamo imbucare. Facciamo poi anche un'attenta analisi di quello, che dipende anche lì dai tiri, dai colpi, perché ogni tiro deve avere delle sue caratteristiche, ok? Ecco qua, vedete qua posiziona la palla 10, sempre quella inclinazione di 45 e si ricolpisce, perfetto. Memorizzandosi queste inclinazioni qua si va abbastanza bene, perché il 30 e il 45 coprono un
conoscendo quelle, poi compensando, insomma, si va a allargare bene il nostro raggio di azione come mira graduata per andare a imbucare, aumenta quella percentuale lì in maniera notevole. Ecco qua, aumenta parecchio. Uno conosce quei tiri lì, dice va bene, i tiri sono questi, ok, quello e quello, di lì compenso, si risolve già un sacco, tanti problemi che possono, poi è logico, sbagliare si sbaglia, quello è normale, però diciamo che è sempre meglio limitare i nostri errori. Perfetto, ok, va bene. Ok, perfetto ragazzi, eccoci qua, abbiamo terminato questo video tutorial, ci vediamo al prossimo video, ok? Ciao ragazzi, grazie mille, grazie, ciao ciao, buon biliardo, ciao!